La notte è più buia subito prima dell'alba. È il 1841 e un uomo cammina sotto la neve in una desolata strada di Milano. Procede curvo, con lo sguardo basso. È un fallito, un uomo che ha perso tutto. Si chiama Giuseppe Verdi e ha appena deciso di smettere di comporre. Il Conservatorio di Milano l'ha bocciato all'ammissione. La motivazione è una posizione scorretta della mano e l'età troppo avanzata. Poi gli accade una tragedia, muoiono i figli, 2 neonati di 1 anno e mezzo, e la moglie Margherita, sopraffatta dal dolore, muore anche lei. Verdi tenta nel contempo una carriera da operista, ma la sua seconda opera è un fiasco totale e viene ritirata la sera stessa della prima. La vita lo ha sconfitto. All'inizio dell'opera Nabucco, gli Assiri assediano la città di Gerusalemme. Un tema frenetico di ottoni e archi descrive lo scompiglio e l'agitazione del popolo. Gli ebrei si barricano nel tempio, mentre fuori la città crolla e tutto sembra perduto. Anche l'Italia rischiava di perdersi per sempre in quegli anni. Le grandi monarchie spadroneggiavano su una terra in tumulto, smembrata e divisa. Nel 31 gli austriaci a Modena impiccano il rivoluzionario Ciro Menotti. La rivolta è sedata nel sangue. A Rimini, Cesena e Forlì l'esercito del Papa trucida tanti giovani patrioti. E a Roma il pontefice decapita i 25enni Carbonari, Targhini e Montanari. Nel regno delle 2 Sicilie i giovani fratelli Bandiera vengono fucilati, mentre gridano le loro ultime parole: Viva l'Italia! Nell'atto secondo, il perfido monarca Nabucco, che ha deportato gli ebrei a Babilonia, accompagnato da cupi accordi dei tromboni, getta nella polvere il dio degli ebrei. Ora hanno un solo nome, il loro nuovo re. Ascoltate, doti miei, v'è un solo nome, il vostro re. A questo punto un fulmine cade dal cielo e colpisce Nabucodonosor, sprofondandolo nella follia. L'orchestra rappresenta il fulmine con una lunga scala discendente che attraversa tutte le sezioni dell'orchestra. Danzanti re, santi. Questo è uno dei topoi della drammaturgia verdiana, la hubris, il potere che acceca e che conduce alla pazzia. Quella nevosa sera di gennaio, Verdi incontra in strada un vecchio amico, l'impresario Merelli, che gli infila nella tasca del cappotto un nuovo libretto d'opera che nessuno voleva realizzare. Il compositore tedesco Otto Nicolai l'aveva appena rifiutato. Verdi scuote la testa, ha già deciso di smettere e con lo sguardo basso si avvia verso casa, in corso Vittorio Emanuele. Ha deciso di lasciare la città e tornare a vivere in campagna, vicino Busseto. A Milano Verdi frequentava il salotto di Clara Maffei, a Palazzo Belgioioso. Lì si muoveva tutta l'ambiente culturale milanese. Nel 1938 era stato ospite della contessa Franz Liszt. Il salotto era frequentato dallo scrittore Massimo D'Azeglio e dal patriota Cesare Correnti, e negli anni vi erano passati Balzac e Rossini. Nel salotto Maffei era appeso questo quadro, un dono del pittore Hayez, un altro frequentatore dei Maffei. Il pittore in quegli stessi anni realizza tanti quadri su temi affini a quelli verdiani. Il salotto era frequentato anche da Alessandro Manzoni, che incontrerà lo stesso Verdi nel maggio del 67. Verdi riporta quell'incontro in una delle sue lettere e scrive: «Io timidissimo non lo sono più, ma davanti a Manzoni mi sento così piccolo che non trovo mai o quasi mai parola».
Comunque, quei giorni milanesi volgevano al termine. Verdi aveva già deciso di lasciare Milano e di smettere di comporre. Ne era praticamente certo, fino a quella notte. Una volta a casa Verdi si toglie il cappotto e il libretto dell'impresario Merelli cade a terra, aprendosi su una pagina a caso. Verdi lo raccoglie e i suoi occhi cadono distrattamente su un unico verso. Va, pensiero, sull'ali dorate. Verdi lo ripete tra sé e sé e gli viene in mente un delicato arpeggio dei violini. In questo coro del Nabucco gli ebrei incatenati rimpiangono una patria bella e perduta. Alla prima della terza opera di Verdi, nella sala calò un silenzio religioso. I giovani con gli occhi lucidi si alzarono in piedi. Quella era una preghiera, la preghiera della nazione. Il successo dell'opera sarà straordinario, l'opera verrà ripetuta per 57 recite, entro la fine del 44 si terrà in quasi 60 teatri, da Berlino a Malta, da Lisbona a Corfù. Tutta l'Europa si commuove con la musica di Verdi e tutto sembra di nuovo possibile. Alla seconda recita del Nabucco Merelli si presenta da Verdi con un contratto già firmato, su cui non mancava che la cifra, lasciata in bianco. Così inizierà la carriera di Verdi e durante le recite del Nabucco egli conoscerà anche la sua futura moglie, Giuseppina Strepponi. Intanto le fiamme della rivoluzione divampano di nuovo. Sui muri delle città comincia a comparire la scritta «Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia», ma per evitare la censura viene usato un acronimo: «Viva Verdi». Nei primi giorni del gennaio del 48 l'aria di Milano era particolarmente fresca e pulita. Era in atto lo sciopero del fumo, per destabilizzare l'amministrazione austriaca, bloccando le entrate erariali sulla vendita del tabacco. Cominciano così le tensioni che porteranno alle 5 giornate di Milano e in tutta Europa divampano i moti del 48. Alla fine del Nabucco il perfido re rinsavisce dalla sua follia e decide di liberare finalmente gli ebrei, i quali commentano con un grandioso coro a cappella. È un coro che ha un andamento responsoriale, come una preghiera, cioè si alterna il coro ai solisti. Proprio nel 48, dopo 15 anni di esilio, approda in Italia Giuseppe Garibaldi e la nave su cui arriva si chiama Speranza. Giuseppe Verdi, che aveva perso tutto, diventerà una leggenda e una volta che l'Italia sarà finalmente unita, nel 1874 verrà nominato membro del Senato italiano. Oggi il Conservatorio di Milano, che bocciò il compositore all'ammissione, si chiama Giuseppe Verdi. Speriamo che anche la nostra notte non sarà troppo buia. Dai lacci sciogliemmo l'avvinto pensiero, cor libero spazia nei campi del vero, e sparsa la luce sui popoli fu. Iscrivetevi al mio canale e teniamo acceso un lume.